Dopo tante puntate dedicate ai tarocchi, torniamo ad occuparci di Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla della Dal Negro, che si discosta nettamente dalle ormai note Lenormand che conoscete se seguite il mio oroscopo settimanale. Vediamo quanto sono diverse dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando qui in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 52 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata, con un semplice clic, potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo se avete gradito la visione. Nel caso invece le carte di questo mazzo vi siano piaciute particolarmente, in descrizione al video trovate dei link utili per acquistarle. Bene, cambiamo inquadratura e entriamo nel vivo della puntata. Seguitemi! Eccoci nel vivo della puntata, siamo qui di fronte alla scatolina dei misteri della Sibilla, della Dal Negro. Si può già vedere dalla scatolina stessa, quindi abbiamo questa anticipazione, infatti questa cornice, la scatolina è il dorso stesso delle carte, si ha anche la visione dello stile in cui sono state disegnate e rappresentate le carte stesse, e vabbè, normale, diciamo, cartoncino, quindi è ovvio che col tempo andrà a rovinarsi, diciamo, però se si usa con tatto e con calma può essere abbastanza duraturo, quindi è già un bel po' di tempo che io ce l'ho. Ovviamente usandole tengo solo il mazzo in un altro cofanetto o da qualche altra parte e quindi durano a lungo. Aprendo la scatolina, ecco, questo mazzo qui vi dico subito che per chi già conosce la vera Sibilla ovviamente si troverà benissimo anche a leggere questo mazzo qui, perché è diciamo quasi del tutto uguale alla vera Sibilla. Vedremo poi man mano, quando vi farò vedere i vari semi delle carte, quali sono le piccole differenze o una differenza un po' più sostanziale. Mettiamo qui la scatolina così la potete vedere per bene. Allora, nel mazzo stesso, come abbiamo detto, c'è il dorso, come abbiamo già visto dalla scatola, quindi lo stile è fresco, pulito, bello, a me piace molto perché è ad acquerello e i disegni sono piacevoli, sono immediati, sono puliti. Ovviamente dipende dai gusti. Le carte, la misura, così potete rendervi conto della grandezza. Una carta misura 7,2 per 11,6,6 centimetri. Quindi, cioè, io che ho le mani piccole si possono tenere abbastanza bene. Un'altra nota particolare che mi piace ovviamente sono 52 suddivise per semi, abbiamo appunto i cuori, quadri, fiori e picche, 10 numerali, per ogni seme ci sono 10 numerali e 3 tra il fante, oppure chiamiamolo Jack, donna, re, sono in riferimento alle carte francesi, ovviamente, carte da gioco normali. E poi un'altra particolarità, quindi io direi che sono 52 più 2,
Le carte che si possono definire le carte testimone, cioè durante una lettura, durante un consulto è possibile utilizzare la carta lei o lui se fate, diciamo, un consulto a una donna o a un uomo. Le uso raramente, però sono abbastanza utili, insomma, per avere dei riferimenti. Poi, vabbè, troviamo altre carte. Qui la dal negro ci fa sapere tutte le altre cose che fa, tra le carte da collezione, giochi di società, anche i tarocchi e quant'altro. Questa è una cosa bellina perché ci informa che sono state disegnate per la Dal Negro nel 1982. Ovviamente ci dicono da Ettore Maiotti. Queste qui sì, è vero, sono di recente produzione, vabbè, dico di recente perché avendo più o meno diciamo, l'età di queste carte, mi piace dire in questo modo. Ovviamente di recente creazione sono anche loro stessi, perché rispetto ai tarocchi che insomma sono antichissimi, hanno un'origine indefinita, è vero, però sono molto molto più antiche rispetto alle sibille stesse. La vera sibilla esattamente nasce tra il XIX e il XX secolo, quindi sono proprio di recente creazione. E poi, diciamo, una cosa che, vabbè, io cioè, ve la dico, però non è che c'è questo piccolissimo, diciamo, libricino, note esplicative, è vero, però dice delle spiegazioni molto, molto generiche, molto troppo generiche. Quindi per avere una lievissima infarinatura, ok, ci sta. Poi, secondo me, loro non hanno inserito proprio i significati di ciascuna carta perché pensano, forse hanno pensato che essendo scritte su ogni singola carta, magari non ce n'era bisogno di andare ulteriormente a spiegare. Però insomma ci sono, diciamo, si può leggere, ci sono dei riferimenti ad alcune, almeno ecco, un paio di metodi che si possono utilizzare, però insomma direi che è abbastanza carente su questo. Un piccolo consiglio che vi posso dare è di andare ad integrare. È ovvio che se conoscete già la vera Sibilla siete a posto così. Se invece vi approcciate per la prima volta ad un mazzo del genere, vi consiglio magari di acquistare libri del genere come questo, L'oracolo della vera Sibilla di Madame Sheila. Ed è molto, insomma, molto utile, molto esaustivo, cioè vi spiega proprio tutto, anche le combinazioni, ogni singola, diciamo, carta, se volete utilizzare le carte al dritto, al rovescio, insomma, come volete, e come vi ho detto già le combinazioni e le varie stesure, quindi io lo trovo abbastanza utile e esaustivo, e non costa neanche tanto, come potete vedere. Ok, allora, detto questo, quindi una bella infarinatura generale sul mazzo, andiamo a vedere adesso i vari gruppi, i 4 gruppi che abbiamo già detto, però adesso li vediamo proprio per bene, uno per uno, e le 13 carte per ogni seme. Eccoci di fronte al seme di cuori, ovviamente in riferimento alle altre carte e anche ovviamente ai stessi tarocchi, uno può pensare diciamo, di associarli alle coppe è ovvio che rappresentano tutte le questioni sentimentali, affettive, delle relazioni, no? L'amore è quello l'argomento principale, ovviamente, ma c'è anche quello della passione, del piacere. Una cosa carina è che queste carte si possono leggere anche con dei riferimenti astrologici, cioè essendo appunto le coppe e i cuori ehm, associati all'elemento acqua,
quindi dei segni Cancro, Scorpione e Pesci, si può fare riferimento quindi sia alle caratteristiche astrologiche sia anche alle tempistiche, no? Dei vari periodi legati ai vari segni. Qui potete vedere, ho messo questa bella disposizione, così avete la visione completa su questo primo gruppo. Come già detto, ci sono le 10 numerali, ci sono le 3 carte che ovviamente riguarda Jack, Donna e Re. È vero che il principale riferimento alle persone o alla personalità, diciamo, di qualcuno sono proprio queste 3 carte qui, e anche lo vedremo nelle successive. Però si possono anche osservare nelle altre carte, tipo nel 7 di cuori, che qui abbiamo l'artista. Vi faccio vedere delle diciamo, piccole differenze che si trovano tra queste carte e la vera Sibilla. Adesso ve le mostro subito. Per esempio, sono sciocchezze, quindi cambia solo qualcosa nella dicitura, tipo l'allegrezza, allegrezza al cuore. Abbiamo denari, denaro, quindi per il 6 di cuori. Abbiamo il letterato, il 7, qui abbiamo l'artista, quindi cambia leggermente nel titolo, diciamo così, però non cambia nella sostanza. L'amante, l'innamorato, l'amante, donna qui, l'amatrice. Quindi ci tenevo a ribadire questa cosa qui, questa sciocchezza, proprio perché chi si trova bene con la vera Sibilla, secondo me, non avrà difficoltà quindi a leggere questo mazzo qui. Continuiamo adesso e proseguiamo il nostro viaggio con i quadri. Eccoci qui di fronte al seme di quadri. Ovviamente il corrispettivo è il seme di denari. E, qui diciamo avete il quadro completo di questo gruppo qui, che ovviamente riguarda tutto ciò che è nel mondo materiale, i guadagni, i viaggi, le notizie, sì, l'arrivo di notizie, la carriera, gli affari, tutti diciamo, i vari cambiamenti, il possesso, diciamo, i possedimenti, quindi tutto ciò che è nel mondo materiale, collegato ovviamente all'elemento terra e quindi ai segni del Toro, Vergine e Capricorno. Un'altra cosina che volevo dire, che non ho detto all'inizio, però mi sembra abbastanza importante, anche per curiosità, anche solo saperlo, vi prendo diciamo, una carta a caso. Come avete notato, cioè, oltre al trafiletto dove trovate sia diciamo, il riferimento alla normale carta da gioco, però anche in questo caso c'è una tipologia di lettura che si può utilizzare, il nome della carta. Ci sono delle indicazioni in tipo parole chiave che vi possono dare una prima interpretazione. Ovviamente diciamo le trovo abbastanza riduttive, però almeno vi possono dare degli input iniziali, poi che con la pratica, con diciamo, l'esperienza riuscirete a trovare altri significati e integrarli anche diciamo, studiando con dei libri che si trovano, come già vi ho fatto vedere all'inizio, che potete studiare. E poi trovate questi due numerini, no? Qui sopra, che sono diciamo, riferimenti alla Cabala e anche ovviamente alla sfera onirica, se giocate, se volete giocare all'otto. Ovviamente nel libricino trovate anche la spiegazione su come andare ad estrarre i numeri per giocarli all'otto. Questa era una piccola curiosità che ovviamente ci tenevo comunque a dire, non le utilizzo in questo senso qui, però ad alcune persone possono interessare ovviamente. Vi mostro, ecco, dove ci sono, cioè dove c'è una differenza
sostanziale, ma secondo me di poco conto. Vabbè, prima di tutto, sempre diciamo, nel nome abbiamo il pensiero, i pensieri, vabbè, anche questa diciamo sciocchezza, abbiamo i deliranti, e quindi il 9, invece qui c'è il delirante. La differenza sostanziale è proprio questa, nel 3 e nell'8 di quadri, cioè dove sono invertite. Infatti al 3 di quadri qui trovate presente di pietre preziose, e invece qui all'8 trovate regali, quindi semplicemente sono invertite, ma nella sostanza in realtà non cambia nulla, almeno io non ho avuto difficoltà nell'utilizzare entrambi i mazzi, perché non cambia praticamente quasi niente nei significati stessi. Ok, adesso abbiamo visto queste carte, potete fermarvi in questo momento anche ad avere la visione completa, però insomma, vi ricordo che alla fine trovate lo slideshow dove potete proprio soffermarvi sulla bellezza di ogni singola carta e fermarvi tutto il tempo che volete. Adesso continuiamo il nostro percorso con il seme dei fiori. Eccoci di fronte al seme dei fiori, quindi il corrispettivo dei semi di bastoni. Per me uno dei più belli proprio perché rappresentano la volontà, la creatività, l'inizio, tutto ciò che riguarda i viaggi, gli spostamenti, le attività, le avventure, anche gli studi, la forza stessa, quindi anche la volontà e la forza, e tutte le attività in genere, legate ovviamente all'elemento fuoco e quindi ai segni Ariete, Leone e Sagittario, e quindi facciamo, forse è per questo che ho una predilizione per questo seme qui, ma non lo so, diciamo tra tutti gli altri ci sono alcuni che sono proprio pura poesia per i miei occhi, e sicuramente lo saranno anche per voi, proprio per il modo in cui sono stati disegnati e rappresentati. Vi mostro delle piccole differenze che ho trovato con la vera Sibilla. Ovviamente nel nome qui c'è diciamo, l'Imeneo e Sponsali. È ovvio che si tratta di un nome molto antico, diciamo un po' vecchio, però insomma, qui ci sono gli sponsali che si riferiscono a un vecchio canto per una promessa di matrimonio. E quindi stessa cosa diciamo con l'Imeneo. Poi c'è il 6, sorpresa, consonante sorpresa, qui c'è domestico, il servo, qui c'è diciamo la Vergine, giovane fanciulla, insomma sono delle sciocchezzine che vi volevo giusto mostrare, però in sostanza, ripeto ancora una volta, non cambia nulla. Sono belle, guardatele bene, attentamente, sia diciamo, nei colori, nella rappresentazione così leggera, fresca, quasi diciamo, poetica. A me piacciono molto e spero che vi piacciono anche a voi. Continuiamo e finiamo il nostro percorso con il seme di picche. Eccoci di fronte all'ultimo seme. Abbiamo picche, il corrispettivo insomma, sono le spade. Poverino, qui insomma sono concentrate le cose un po' più bruttine, insomma già da quello che vedete potete leggere nei significati, nel nome di ogni singola carta. Abbiamo il dispiacere, la vecchia signora, il vedovo, l'ammalato, la morte, la disgrazia, la gelosia, insomma, purtroppo in questo seme si sono concentrate queste cose qui. E, ovviamente, diciamo, in linea di massima rappresentano le lotte, quando si combatte contro una causa, quindi quando si incontrano degli ostacoli, e quindi come abbiamo visto le disgrazie, la malattia, insomma tutto ciò che è
il negativo, l'aspetto negativo delle varie cose della vita stessa. Allora, qui ovviamente queste carte mi riferisco a tutte e 52, per chi si trova bene con la Sibilla, con la vera Sibilla, riguardano degli aspetti e secondo me sono super consigliate per quelle persone che vogliono indagare proprio gli aspetti materiali, quotidiani, ovviamente anche sia della sfera emotiva, sia interiore, dei pensieri e della mente, diciamo, per me, almeno a me, rispondono abbastanza bene. È ovvio che se volete scegliere, diciamo, un percorso diverso, le sibille sono totalmente diverse dai tarocchi. Magari come me potete amarli entrambi proprio per la loro diversità, quindi se volete, diciamo, concentrarvi su qualcosa di più terreno, diciamo così, quindi delle questioni quotidiane, cioè proprio del vissuto materiale, loro rispondono molto 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 bene. Vi faccio vedere, vabbè, giusto perché qui in pratica con la vera Sibilla sono tutte uguali i nomi, c'è solo questa piccola differenza del disperato per gelosia con la gelosia, ma fondamentalmente è vero, cambia qualcosa nell'immagine, qui c'è un uomo, qui c'è una donna, qui è ancora più enfatizzato da quest'uomo con questa pistola in mano, insomma sì, decisamente brutta, però è così. Si conclude qui la visione di questo bellissimo mazzo, quindi vi ricordo che dopo trovate diciamo, lo slideshow dove potete vedere ogni singola carta e apprezzarle tutte una per una. E io vi ringrazio di nuovo per avermi seguita e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Poi ovviamente trovate sul mio canale tutto ciò che magari potete già trovare, poi le altre cose usciranno in seguito, quindi c'è l'oroscopo, sia quello settimanale, segno per segno, quello del mese, la taroteca dove appunto trovate le altre recensioni dei mazzi e gli interattivi amore, lavoro e crescita personale. Potete contattarmi, ci sono tutti i link in descrizione. E poi mi potete seguire anche su Instagram. Di nuovo grazie a tutti e alla prossima, ciao!
Grazie a tutti per avermi seguita fino a qui. Per premiare la vostra fedeltà vi do un'anteprima, il mazzo che abbiamo appena finito di conoscere. Dal 29 giugno dovrebbe diventare coprotagonista dell'oroscopo settimanale insieme alle già note Lenormand. Preferisco usare ancora il condizionale perché sto ultimando gli ultimi cambiamenti alla formula che già tutti conoscete per migliorare ulteriormente la qualità dell'esperienza che andrò ad offrirvi. Bene, dopo questa anticipazione vi saluto e vi ringrazio per avermi seguita. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!